Oggi abbiamo un ospite specialissimo, Gabriele Boffa, albese, e che ha la responsabilità del ristorante Sant'Uffizio in provincia di Asti. Un risotto estivo, un risotto ai peperoni rossi, olive taggiasche, una crema di peperoni e collatura di alici. E quindi partiamo con la centrifuga, che è la parte in attesa dei peperoni. Quindi la centrifuga che voi avete qua al bar, quindi la prendiamo, accendiamo, iniziamo a centrifugare. Quest'acqua di peperoni la useremo per cuocere il riso dal quinto minuto. Quindi quest'acqua di peperone, vedete, bella rossa, che adesso ha un po' di schiuma, perché ovviamente è emulsionata, leggermente montata. Riso Carnaroli. Ovvio. Più la qualità del riso è alta, questo meno tostatura necessiterà. Quindi iniziamo a scaldare piano piano per circa 2 minuti. Quando il chicco poi si vede quando è tostato, perché scivolerà di più sul fondo, non sarà così incollato l'uno con l'altro, perché gli amidi comunque gli scarti di lavorazione che al riso ovviamente intorno saranno ancora umidi, no? Sui 200-250 grammi è perfetto, la mantecatura risulta molto omogenea. È ovvio, perché Per l'amido libero che hai non c'è in una quantità così piccola e quindi non riesce a sviluppare quell'amido necessario per legare alla fine quel mantecatura. Il motivo per cui quando andate nei ristoranti tante volte c'è scritto minimo 2 persone. Carnaroli perché è una dimensione tale, è una struttura che assorbe molto bene l'acqua ma non te lo inzuppa. Il Piemonte è anche l'unica zona d'Italia che ha l'IGP del Carnaroli. Esatto. Nella zona di Vercelli di Biella, la Baraggia ha l'IGP. Qui abbiamo i trucioli per l'affumicatura, quindi una volta che avremo ottenuto la crema la andremo a mettere all'interno di una piccola boule che prendo subito, ok? La andremo a inserire all'interno di un'altra più grande, in questo modo. Sul fondo metteremo i trucioli, colatura, e li andremo a bruciare. Bruceremo, lasceremo la crema dentro, pellicola, e adesso noi velocizzeremo un po' il procedimento, però normalmente lo lasciate con il fumo, con la pellicola per una mezz'ora circa e la crema affumicherà. Prepariamo l'affumicatura. Esatto. Bene, allora il riso è tostato. Seconda cosa, si parte col sale. 200 grammi di riso, 600 grammi di acqua, 3 grammi di sale. Abbiamo detto i primi 4-5 minuti e poi bagniamo. Peperoni. Quindi in questo caso, per velocizzare, invece di metterli nell'abbattitore, li lascio raffreddare più velocemente e mi aiuteranno anche per pelarli nel lavandino con acqua e ghiaccio. Allora, una volta che è iniziato, dopo 2 minuti di cottura, andiamo a assaggiare l'acqua, ovviamente. Quando assaggiate poi sciacquate il cucchiaino. Perfetto, il punto di sale già è giusto, perché comunque quando il riso sarà cotto non si sarà concentrato il sale, sarà solo concentrato l'acqua. Adesso questo è già un punto in cui la quantità di liquido è simile a quella che poi andremo a avere in mantecatura, quindi se il sale va già bene qua andrà bene anche dopo.
Questo è il bello, che il gusto del peperone noi adesso ce lo regaliamo con quest'acqua. L'importante è proprio lo shock termico dell'acqua col peperone. Sì, il freddo che faccia la bolla. Esatto. Anche E se che poi, stacchi con facilità, esatto, anche già se la poi buccia. all'interno non sono, come in questo caso, già freddi, non succede niente. Quindi iniziamo a frullare. Aggiungiamo una punta ovviamente di sale e anche di zucchero. Il zucchero serve a dare equilibrio. Perfetto. Allora, una cosa importante, ho aggiunto del sale perché? Ho aggiunto del sale nel riso perché la crema di peperoni, come vi dicevo prima, ha un alto contenuto di zuccheri, quindi è andata a addolcire il riso, quindi ho aggiunto di nuovo un po' di sale. Allora, come dicevamo prima, la crema la andiamo a mettere nella boule. Perfetto. E andiamo ad affumicarla. Ok, piano piano. Preferisci usare i crucioli o la segatura per la fumacatura? Perché due comportamenti diversi sono. Esatto, una sicuramente cambia la durata, la segatura, come in questo caso qua, brucia velocemente e dura poco. Il truciolo invece dura più tempo e dà una fumicatura più accentuata, più importante. Sì. Soffiate, soffocate, poi tappate con una pellicola. Voilà. E lasciate riposare. Mentre il nostro riso sta finendo di cuocere, mancano circa 2 minuti, assaggiamo. Finisce di assorbire il liquido, il riso. In più abbassiamo la temperatura, la portiamo sugli 80 gradi circa, la mantecatura sarà perfetta. 2 minuti di riposo. Qui abbiamo già preparato gli ingredienti per la mantecatura: burro, dicevamo, il grana, collatura di alici, le olive, l'aceto bianco di mele e il dragoncello. Possiamo partire? Bene. Quindi abbiamo scaldato il piatto, importante soprattutto per il riso, non troppo caldo perché lo secca, ma la temperatura giusta che lo mantenga cremoso. Quindi aggiungiamo il burro. Andiamo con la collatura di alici leggera e un cucchiaino di aceto. Mi sono tenuto vicino l'acqua dei peperoni, nel caso in cui andasse a asciugare un po' il riso possiamo andare ad aggiungere un po' di acqua. E voilà, il riso è morbido, cremoso, ben mantecato. Quindi mettiamo sul fondo del piatto le olive, così. Non andiamo troppo a lato perché poi battendo
tendono a si scivolare. allargano. Ok? Prima avevamo detto che volevo chiudere il riso, ma lo metterò sul fondo. Un goccio di olio. È molto mediterraneo questo piatto. Sì. Sporcato puliamo. Andiamo con le foglie di dragoncello che col caldo sprigionerà il Un suo profumo. È molto aromatico il dragoncello. Sì. È una delle erbe come il basilico estremamente aromatiche. Sì, poi quella piccantezza particolare. Poi infine andiamo con la crema di peperoni affumicata.